Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per questo progetto andrò a utilizzare l'uncinetto 3,5 e il cotone ecologico nella versione zafferano, il gomitolo da 50 grammi, 125 metri. Oggi andrò a fare una mattonella, in realtà è una versione di questa mattonella perché mi è stata chiesta ben precisa. Parlo della mattonella lanterna, è una mattonella che si parte da una base tonda e poi diventa leggermente allungata, quindi è bella per creare tante cose. Io intanto vi faccio vedere la versione più conosciuta, che è quella Granny, poi ci sono altre versioni che mano a mano vi farò vedere, quindi questa è la prima e direi che è anche la più facile. Andrò a utilizzare un colore unico per una questione pratica, perché io dopo la disfo e questo colore lo utilizzerò per creare altre cose, ma la sua bellezza è proprio quella di farla a colori, quindi ogni riga cambiare colore. Io adesso vado a farvi vedere come si crea e in base alle vostre necessità la create con i colori che desiderate. Prendete il filato, piegatelo su di sé e qui dentro andiamo ad avviare il centro della mattonella. Intanto ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Caricate l'uncinetto e ne facciamo anche un'altra maglia alta. Noi lavoriamo col punto Granny. Il punto Granny è formato sempre da 3 maglie alte. In questo caso nell'avvio io consiglio sempre di fare 2 maglie e chiudere alla fine il cerchio con la terza, perché il punto è più bello. Ve lo farò vedere alla fine. Intanto voi dovete lavorare qui dentro 2 maglie alte, 2 catenelle, poi andiamo a fare un gruppo Granny, quindi 3 maglie alte. Due catenelle, caricate, andate a fare il secondo. Il totale deve essere 6 Granny diversi, 6 gruppi Granny. Ora io finisco la riga e ci ritroviamo per chiuderla. Tirate per bene il cappietto per avvicinare e ora vado a concludere il cerchio della mattonella lavorando l'ultima maglia alta. Vi ricordate che all'inizio c'erano solo 2 maglie alte, quindi ne mancava una. Ora mi chiudo con la maglia bassissima e cammino per arrivare nello spazietto delle catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6. Adesso andiamo a fare la seconda riga, che è formata sempre da aumenti. Gli aumenti sono fatti con un punto Granny, 2 catenelle, un altro punto Granny. Adesso ve ne faccio vedere uno, poi il resto lo fate voi. 3 catenelle, carichiamo, facciamo una maglia alta, facciamo subito 2 catenelle, perché qui la terza, quindi la terza maglia alta, la facciamo alla fine. Carichiamo, andiamo a fare l'altro punto Granny. Eccolo qua. Quindi questo è un aumento, qui mi manca un punto, ma lo sapete che lo facciamo dopo. Lo facciamo per tutta la riga. Prima di continuare mi stavo dimenticando, tra un aumento e un altro facciamo solo una catenella e non 2. 2 catenelle solo nell'aumento, tra un aumento e un altro quindi solo una. Andiamo a concludere la seconda riga facendo una catenella e l'ultima maglia alta. Ora mi chiudo 1 2, quindi qui nella terza catenella fatta con una maglia bassissima cammino fino al prossimo spazietto. Iniziamo la terza riga. In questa riga andiamo anche a definirla, quindi diventa già un po' più allungata sui laterali
e la definisce molto bene. Poi secondo me gli servirebbe ancora un'altra riga almeno a punto basso per definirla per bene, però adesso ne parliamo insieme. Intanto iniziamo la terza. La terza riga la iniziamo in questa maniera: ci alziamo con 3 catenelle caricate, andiamo a fare già anche le altre 2 maglie alte, quindi un punto granny pieno, poi andiamo a fare 6 catenelle, 4, 5 e 6, caricate l'uncinetto. Non torniamo a lavorare qui sulla mattonella, ma dobbiamo lavorare 2 maglie alte sulle catenelle, quindi entriamo nella seconda che abbiamo fatto, carichiamo, andiamo a fare anche la prima, quindi 2 punti alti. Poi qua quando viene ripresa si allunga e diventa proprio la punta. Carico, vado a finire il punto granny dell'aumento, secondo e terzo punto alto. Vedete, faccio una catenella, carico, vado qui nello spazietto tra gli aumenti a fare un punto granny, ma io per fare questo aumento qui a punta devo andare dritta, quindi devo arrivare qui. Di conseguenza io un aumento lo devo fare anche qua, mi seguite? Quindi qua devo fare un altro aumento. Intanto qui dove c'è l'aumento, scusate mi sono dimenticata, facciamo una catenella di separazione, qui andiamo a fare un punto granny normale, catenella, e qui su questo laterale qua andiamo a fare un aumento, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta, oppure se vi sembra un po' piccolina la potete lavorare anche altissima, nulla ve lo vieta. Guardate, ve lo faccio vedere che così siete più sicure. Quindi la terza, carichiamo sempre una volta, ma scarichiamo 2, quindi scarichiamo così, scusate, scarichiamo 3, quindi una maglia altissima, poi andiamo a fare 2 catenelle caricate, facciamo maglia altissima, semplicemente una maglia alta dove andiamo a scaricare 3 volte, quindi 1, 2 e 3, e gli altri li facciamo normali, 2 punti normali alti, poi una catenella, andiamo a fare l'aumento che lo lavoriamo semplicemente con un punto granny semplice, stiamo quasi per finire il lato, poi catenella, qui tra un aumento e l'altro semplicemente un punto granny normale, e ora stiamo arrivando in pratica al punto in cui dobbiamo allungare per la seconda volta, quindi qui la prima e qui la seconda. Ho fatto la catenella, carico e vado a fare un punto granny, poi dobbiamo fare 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, carico, la prima la lasciamo, prendiamo la seconda, facciamo una maglia alta, carico, lavoro anche la prima, seconda maglia alta, carico il tutto e finisco il punto granny. Ora vi faccio vedere che il lato da finire è semplicissimo, catenella, quindi dobbiamo andare a fare a ridosso, dobbiamo fare un punto granny, catenella, un secondo punto granny, catenella e l'aumento che lo andiamo a fare tra un aumento e un altro, quindi qui. Adesso io finisco e ve la faccio vedere così senza rifinirla, però secondo me, soprattutto se magari andiamo a lavorare delle borse eccetera, vi consiglio di rifinirla un attimo, perché così quando andiamo a cucirle è bella pulita e ha quel tocco in più di eleganza che gli serve.
Concludo la terza riga insieme a voi, che così dai iniziamo anche a riprenderla con il punto basso e la vedete l'effetto finale. Insomma, facciamo un punto catenella, rientriamo qui, andiamo a fare un punto basso, poi nella seconda andiamo a fare un secondo punto basso, un terzo, quindi semplicemente rispettiamo i punti. Qui dove ci sono le due maglie alte facciamo 1 e 2. Qui in pratica abbiamo 3 catenelle. Ora potete fare 3 punti bassi oppure potete fare un punto basso e una catenella, però secondo me 3 punti bassi è la soluzione migliore, che così ce li avete. Dopodiché non vi resta altro che seguire i punti di base. Il risultato è molto più bello, secondo me, poi decidete voi. Adesso io faccio tutto il giro col punto basso, ci ritroviamo per vedere se vi piace il modello e soprattutto dove lo possiamo utilizzare. Eccola qui finita, è molto carina, mi piace tanto. Come dicevo all'inizio ci sono diverse versioni, io cercherò di farvele vedere tutte, però la più facile e senza stare a impazzire più di tanto è questa. È veramente facilissima e velocissima da fare. Soprattutto, come tutte le mattonelle, viene presentata nei diversi disegni e diversi schemi colorata, quindi quando partiamo dal centro un colore, nella seconda riga già un altro, nella terza un altro ancora, poi c'è il colore del contorno e c'è ancora il colore dove viene utilizzato per cucirle. Insomma, i colori dopo li decidete voi, io voglio più che altro farvi vedere lo schema e come autogestirvi. Con il fatto che io nel momento ho utilizzato 2 catenelle e tra di loro una catenella, il tramma è abbastanza aperto, quindi la vedo bene per una giacca o per delle male eccetera. Magari aumentando leggermente le catenelle si può creare anche qualcosa di estivo. Una giacca direi che sarebbe l'ideale. È vero anche che per l'inverno, utilizzando la forma questa o ancora più chiusa, perché ce ne sono diverse versioni che poi mano a mano le prenderemo in mano, è bello da vedere anche tipo un cardigan. La forma più utilizzata, quindi diciamo che il progetto più utilizzato, quindi creato con questa mattonella, sono le borse. Più che altro mi interessa che avete capito come si crea. Poi l'utilizzo, come ho detto prima, se è più aperta sicuramente abbigliamento, se è più chiusa delle borse. È normale che se avete delle domande e delle curiosità mi potete sempre chiedere, quindi mano a mano, come ho detto all'inizio, cercherò di mettere su anche gli altri spunti che ho trovato informandomi, quindi guardando anche su Google. Di conseguenza la adatterò, sicuramente questa l'ho dovuta adattare perché i numeri non mi tornavano, però di base la forma è questa. Spero che vi è stata utile, spero che vi piaccia e noi ci ritroveremo al prossimo video progetto. Un abbraccio.